Posso solo dire che all'epoca della scuola avrei solo gradito che mi lasciassero in pace. Non volevo nient'altro, non volevo, a un certo punto volevo essere incluso, non ci sono riuscito. A un certo punto desideravo solo che mi lasciassero in pace e non ci sono riuscito lo stesso, non mi lasciavano in pace. E cosa bisogna fare? Non lo so. Prima di capire come realizzare una vera inclusione, bisognerebbe assicurarci che tutti stiamo intendendo la stessa cosa rispetto alla stessa parola. E a questo proposito, l'unica indicazione sensata che credo di poter dare è quella di leggervi l'index per la full inclusion. Purtroppo anche la maggior parte degli insegnanti, anche a cui ho chiesto se avessero letto l'index, mi ha risposto di no. Io penso che dentro a quel documento ci siano tutti i principi fondamentali per capire cosa significa inclusione e per capire anche come ottenerla. Perché finché si continua a concepire l'inclusione come una serie di progetti, una serie di azioni da fare per aggiustarsi rispetto alla presenza dell'individuo diverso, tra virgolette, non stiamo facendo inclusione. L'inclusione è un processo che interessa tutti, coinvolge tutti, mette in discussione tutti, dal primo all'ultimo attore della società, e consiste in un reale cambiamento di paradigma rispetto a quello che consideriamo più prioritario, rispetto alla considerazione che abbiamo degli individui stessi. Finché non accade questo, non stiamo facendo inclusione. Stiamo facendo progetti ed è una cosa ben diversa, perché i progetti hanno un inizio, uno svolgimento e una conclusione. Finito il progetto, le cose tornano come prima. Penso che le difficoltà insorgano prima di tutto perché si ascoltano poco i diretti interessati. Se io dico che a me un ambiente rumoroso e illuminato in un certo modo fa male, non è un'esagerazione. Probabilmente in questo fino ad ora ci siamo esposti poco ed è ora che cominciamo a farlo e magari a parlare più forte per arrivare alle orecchie giuste, in modo che si cominci a parlare di cose come le barriere architettoniche sensoriali, ad esempio, una tra tante. Se non si concepiscono certe cose, non ci può essere un'inclusione. Certi ambienti rendono impossibile lavorarci dentro, o nel caso della scuola rendono impossibile o molto difficoltoso frequentarli ogni giorno, quotidianamente. È inutile illuminare i monumenti di blu se poi queste cose che veramente possono migliorare la qualità di vita di tutti non vengono poste all'attenzione delle persone che se ne dovrebbero occupare. L'inclusione è vista molto spesso come un fenomeno che scende dall'alto, imposto, e in questi termini viene confusa secondo me un po' troppo con l'integrazione, che è diversa. Integrare vuol dire che la minoranza che vogliamo integrare, il bambino autistico, quello che sia, l'adulto autistico, quello che deve in qualche modo adeguarsi a quelle che sono le regole e le usanze della maggioranza, mentre invece includere vuol dire accogliere l'altra persona per com'è, per quello che è. Le difficoltà sono tante, ma in generale, nonostante sia un processo che debba essere visto come bionivoco, cioè sia chi accoglie ma anche chi viene accolto, no? Devono partecipare in questo processo. La maggior parte dei problemi avvengono da parte di chi accoglie, di chi include, perché c'è sempre la tendenza a volere fare in modo che l'altro cambi, ecco, che comincia ad assomigliare. Insomma, nel caso degli autistici continua ad esserci questa idea che l'autistico è un po' difettoso, che ha qualcosa che non va e che quindi deve essere addestrato, educato, deve cambiare per assomigliare a quelle che sono poi le regole di una maggioranza
che io ripeto sempre, sono regole estremamente mutevoli, non sono scolpite nella roccia. Queste regole cambiano, per cui quello che oggi è normale domani non lo è, e lo ripeto ancora, lo stiamo vedendo adesso con questa pandemia che ci ha costretti tutti in casa e che ha in qualche modo vietato per legge quella che era la socialità neurotipica. Quindi l'inclusione corretta nasce dal desiderio di accogliere l'altro senza modificarlo, senza chiedergli di rinunciare a ciò che realmente è.